Le piattaforme petrolifere oceaniche sono veri e propri baluardi contro le forze della natura, progettate per sopravvivere alle condizioni più ostili. Ma quando scarsa preparazione, difetti progettuali e meteo impietoso si combinano, persino la tecnologia più avanzata può soccombere, come dimostra la tragica storia dell'Ocean Ranger. L'Ocean Ranger era una piattaforma di perforazione offshore semisommergibile e semovente, operante nei Grand Banks, al largo di Terranova, Canada, di proprietà della Ocean Drilling and Exploration, Odeco, una società americana. Era noleggiata alla Mobil Oil Canada, sussidiaria della Mobil Corporation, per perforare il giacimento di Hibernia. Al momento della sua costruzione, l'Ocean Ranger era la piattaforma semisommergibile più grande del mondo, con un peso imponente di quasi 25.000 tonnellate. Le sue dimensioni erano altrettanto straordinarie: 121 metri di lunghezza, 110 metri di larghezza e 102 metri di altezza, pari a un edificio di 30 piani. Quando galleggiava, circa un terzo della sua struttura era sommersa, sostenuto da due enormi pontoni di 120 metri, situati a 24 metri sotto la linea di galleggiamento. I pontoni contenevano compartimenti di zavorra riempibili parzialmente con acqua di mare per stabilizzare la piattaforma in condizioni di mare agitato. Progettata per perforare in acque profonde fino a 450 metri, l'Ocean Ranger rappresentava l'apice dell'ingegneria marittima del suo tempo. I Grand Banks, situati nell'Oceano Atlantico settentrionale a 166 miglia, circa 267 km, a est di St. John's, Terranova, sono rinomati per le loro abbondanti riserve di petrolio e gas. Tuttavia, la loro fama non si limita alle risorse naturali. Le condizioni meteorologiche della regione, specialmente in inverno, sono tra le più estreme al mondo. Le profondità oceaniche in quest'area variano tra i 30 e i 180 metri, rendendo la zona una sfida costante per le operazioni offshore. La mattina del 14 febbraio 1982, gli 84 membri dell'equipaggio a bordo dell'Ocean Ranger ricevettero previsioni meteo che annunciavano l'arrivo di una violenta tempesta invernale, alimentata da un poderoso ciclone atlantico. Questo periodo dell'anno è noto per eventi meteorologici estremi, ma la tempesta in questione prometteva di essere particolarmente intensa. Nonostante la minaccia imminente, l'equipaggio confidava nella robustezza dell'Ocean Ranger, che in passato aveva dimostrato di resistere a condizioni simili. Tuttavia, l'incontro di quella tempesta con una combinazione di errori umani e progettuali avrebbe scritto una pagina tragica nella storia delle piattaforme offshore. La vicenda dell'Ocean Ranger non è solo un racconto di una catastrofe, ma un monito sui limiti dell'ingegneria e sulla necessità di una formazione adeguata e di sistemi progettuali impeccabili per affrontare le sfide imprevedibili del mare aperto. L'equipaggio dell'Ocean Ranger inizia a prepararsi per il maltempo. Le procedure standard prevedono di fissare qualsiasi equipaggiamento allentato, controllare che tutte le porte e gli oblò a tenuta stagna siano sigillati e garantire la stabilità della piattaforma gestendo i suoi serbatoi di zavorra. Il sistema di controllo della zavorra è fondamentale per mantenere la stabilità della piattaforma. Regola la quantità di acqua nei serbatoi di zavorra situati sotto la piattaforma, consentendo alla piattaforma di adattare la propria galleggiabilità e stabilità in risposta alle condizioni del mare. In preparazione alla tempesta, l'equipaggio controlla attentamente il sistema. Anche se iniziano a prendere queste precauzioni necessarie, non c'è motivo immediato di preoccuparsi. Sanno che la piattaforma ha già superato queste tempeste in passato. Nonostante la gravità prevista di questa tempesta, le normali operazioni sulla piattaforma continuano. Mentre cala la sera, la tempesta raggiunge l'Ocean Ranger. I forti venti e le onde imponenti mettono in ombra le dimensioni immense dell'Ocean Ranger. È progettato per gestire venti fino a circa 185 km/h e onde alte fino a 33 metri. Ma questa tempesta si sta dimostrando straordinariamente potente, con onde che vanno oltre i limiti calcolati della piattaforma. Alle 19, un'onda anomala colpisce una piattaforma vicina, la Sedco 706, anch'essa gestita dalla Mobil. L'onda danneggia l'attrezzatura di coperta e spazza via una scialuppa di salvataggio. Nonostante il peggioramento delle condizioni meteorologiche e il crescente stato del mare, l'Ocean Ranger continua le sue operazioni di perforazione. L'equipaggio ha fiducia nella piattaforma e la cultura dell'industria offshore
è che le interruzioni delle operazioni siano evitate a tutti i costi. Tuttavia, le condizioni stanno diventando difficili. L'equipaggio deve navigare sulla piattaforma in condizioni meteorologiche tempestose, lavorando per far sì che tutto funzioni senza intoppi e in sicurezza. Ciò richiede un monitoraggio costante dei sistemi della piattaforma, in particolare del sistema di controllo della zavorra, che è fondamentale per mantenere la stabilità della piattaforma in mare agitato. Anche la comunicazione con la riva continua, segnalando lo stato della piattaforma e l'evoluzione della situazione. Questo impegno a continuare le operazioni, nonostante il peggioramento delle condizioni meteorologiche, dimostra il livello di fiducia che hanno nel design e nelle capacità dell'Ocean Ranger. Onde alte da 17 a 20 metri colpiscono l'Ocean Ranger. Un'onda anomala si abbatte sul Ranger poco dopo mezzanotte. Questa onda anomala è significativamente più grande delle altre onde nella tempesta, che stanno già spingendo il Ranger ai suoi limiti calcolati. L'onda colpisce con tale forza da mandare in frantumi il vetro di un oblò nella sala di controllo della zavorra, il centro nevralgico responsabile del mantenimento della stabilità della piattaforma. L'oblò si trova a soli 7,6 metri sopra la linea di galleggiamento. Con ogni onda successiva, l'acqua di mare si riversa nella stanza, attraverso l'oblò rotto. Questa stanza è piena di apparecchiature elettroniche e pannelli di controllo che controllano i sistemi di zavorra. Con l'acqua di mare che allaga il centro di controllo, i sistemi iniziano a funzionare male quasi immediatamente. L'acqua di mare provoca significativi cortocircuiti elettrici all'interno del sistema, portando al malfunzionamento di componenti chiave nel sistema di controllo della zavorra. Alle 21:00 l'operatore radio della SEDCO 706 intercetta una comunicazione radio dall'Ocean Ranger che descrive come le valvole sui sistemi di zavorra dell'Ocean Ranger sembrano aprirsi e chiudersi da sole. Senza la capacità di controllare correttamente i serbatoi di zavorra, la piattaforma inizia a inclinarsi, la sua prua si abbassa in ogni onda successiva, il che la spinge ulteriormente nell'acqua anziché salire e superare le onde in arrivo. L'acqua inizia a inondare i gavoni della catena di prua nelle colonne di supporto angolari. L'equipaggio che gestisce il controllo della zavorra ha diversi svantaggi. L'acqua sta creando scompiglio nel sistema di controllo automatico, ma non hanno la formazione adeguata per sapere come controllare manualmente il sistema. Non hanno nemmeno un manuale per cercare come ignorare il sistema automatico e assumere il controllo manuale. Questo potrebbe non avere importanza comunque. Quando la prua si abbassa, spinge la poppa più in alto fuori dall'acqua. Le pompe di controllo della zavorra sono a poppa dell'imbarcazione. Mentre la prua affonda e la poppa si solleva, le pompe di zavorra non hanno la potenza necessaria per pompare l'acqua su per un pendio così lungo e fuori dalla poppa. L'equipaggio inizia a implementare le procedure di emergenza, interrompono tutte le operazioni di perforazione e si preparano per una potenziale evacuazione. Hanno spento tutti i sistemi e le operazioni non essenziali sulla piattaforma per concentrare tutte le risorse sulla gestione della crisi. Alle 00:52 l'Ocean Ranger effettua una chiamata di soccorso. La nave di supporto di riserva Seaforth Highlander viene invitata ad avvicinarsi. Le contromisure contro l'elenco dei 10-15 gradi si stanno rivelando inefficaci. Le navi di supporto che si avvicinano all'Ocean Ranger stanno affrontando la stessa tempesta invernale. Venti fortissimi, onde gigantesche e visibilità estremamente ridotta creano condizioni pericolose, limitando le possibilità delle squadre di soccorso di raggiungere la piattaforma e completare l'evacuazione. Ogni minuto è cruciale. Alle 01:30 l'Ocean Ranger trasmette il suo ultimo messaggio. Ci stiamo dirigendo alle stazioni di salvataggio. Prima di proseguire con la storia, permettimi un attimo di pausa. Se ti sta piacendo questo contenuto, ti invito a iscriverti al canale. È un piccolo gesto per te, ma per me fa una grande differenza e aiuta il canale a crescere. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perderti mai una storia straordinaria. Ora torniamo alla narrazione. Non ci saranno ulteriori comunicazioni radio. Squadre di soccorso della Guardia Costiera, navi mercantili, barche di rifornimento di altre piattaforme petrolifere, aerei ed elicotteri convergono sulla scena. Ma i soccorritori devono affrontare onde gigantesche, temperature glaciali e venti fortissimi. Alle 02:30 il primo elicottero di soccorso arriva sul posto. Il capitano Mike Clark, alla guida di un elicottero di ricerca e soccorso
Partito da Gander, cala il caporale capotecnico Randy Brown con un cavo di 24 metri nell'acqua gelida e tempestosa per tentare di recuperare il primo uomo avvistato. Purtroppo è già morto. Le onde stimate a 16 metri e la neve fitta rendono impossibili ulteriori tentativi. Un elicottero tenta un atterraggio su un'altra piattaforma per fare rifornimento, ma le condizioni di mare grosso e il beccheggio violento costringono l'equipaggio a rinunciare e tornare alla base. Alle 03:13 la piattaforma Ocean Ranger si capovolge e affonda sotto la linea di galleggiamento. L'operazione di ricerca e soccorso si trasforma in un'operazione di recupero. Nei giorni successivi, detriti e oggetti personali appartenenti all'Ocean Ranger vengono rinvenuti lungo la New Coast. Nonostante gli ospedali di St. John's fossero stati messi in stand-by, nessuno dei membri dell'equipaggio sopravvive. Degli 84 membri dell'equipaggio vengono recuperati solo 22 corpi. Per evitare scatti fotografici, ai giornalisti viene impedito l'accesso al molo. Durante la stessa tempesta, anche un peschereccio russo, il Mechanic Tarasov, affonda e i corpi dei marinai russi vengono portati sullo stesso molo. Ai membri dell'equipaggio dell'Ocean Ranger fuori servizio viene chiesto di ispezionare i corpi russi per assicurarsi che nessuno dell'equipaggio fosse stato inviato per errore in Russia. Dopo la tempesta, sonar e ROV subacquei localizzano il relitto dell'Ocean Ranger a circa 30 metri di profondità. Considerata una minaccia per il traffico marittimo, si decide di rimuoverlo e affondarlo in acque più profonde. Una società europea riceve il contratto per il recupero della piattaforma. Durante queste operazioni, 2 sub vengono inviati a recuperare il carburante dai serbatoi dei pontoni. Usano una fiamma ossidrica per tagliare il metallo, ma i gas del carburante si incendiano, provocando un'esplosione che li uccide entrambi. Una settimana dopo, un altro sub muore quando un grosso pezzo di detriti metallici cade dalla nave di recupero, schiacciandolo contro la piattaforma affondata. Il bilancio finale delle vittime dell'Ocean Ranger sale così a 87 persone. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.